Sì, esatto. Oggi e anche oggi faccio un altro video per voi. Non vi piace? Pazienza. Io voglio fare lo stesso. Allora, Nintendo Switch Lite. Ed ecco che parte la chiamata. Prendi il file video, arriva sempre qualcuno a disturbare. E come al solito è pubblicità. Allora, autofocus. Ecco qua. Allora, oggi abbiamo qui questa bellissima Nintendo Switch, ok? Che ci è stata mandata dal nostro amico Marvin. Ricordate, Marvin è la stessa persona che ci aveva mandato la PlayStation 4, ok? E ci ha mandato anche questa qui per provare a sistemarla, ok? Allora, era molto più smontata di quanto adesso, ok? Era completamente a pezzi. Io, fuori dal video, ok, la console è arrivata, ho voluto fare qualche test prima, ok, preventivo, per capire un po' qual era la situazione. Allora, c'erano delle viti incastrate su alcuni buchi, ok, a cui la testa gli era stata completamente tagliata, ok, o spezzata, quindi ho dovuto tirare via queste cose qua. Ho voluto provare lo schermo funziona. Ho voluto provare la batteria funziona. La batteria però aveva il connettore qui, questo qua grigio, che era completamente macinato, ok? E come si dice, per mia sorpresa, la batteria era completamente carica addirittura. E lui mi ha detto che l'ha acquistata a gennaio addirittura di quest'anno, ossia quindi sono 10 mesi, ok? Che aveva in mano la console lui da quando me l'aveva spedita. La batteria aveva ancora tutta la piena carica. Comunque, ho controllato un attimo in giro, la batteria funziona con un'altra scheda, ho fatto il test, ho provato il cavetto, vedere se funziona tutto. L'unica cosa che mi insospettisce un po', allora, funzionano addirittura gli analogici, ok? A parte questo qui, il click, si sente il click, ma la scheda con cui ho fatto il test non rileva l'input, ok? Quindi può esserci un problema su questo cavetto qui, che è spezzato in un singolo punto, oppure un problema sull'analogico stesso, e che quindi bisognerà cambiarlo. Magari è caduta proprio in questo punto qua e ha rotto il pulsante all'interno, anche se fa click. Non lo so, ok? E quindi oggi andiamo a vedere cos'ha questa scheda qua, ok? Prendiamo il nostro microscopio e procediamo a questa riparazione. Ok, che cosa abbiamo qui? Allora, abbiamo una porta USB-C fatta malissimo. Mezza sciolta, le saldature non si sa come siano messe. Guardiamo il posteriore. Potenzialmente, ecco, un'altra chiamata. Quindi procediamo. Togliamo questa porta. Allora, ci solleviamo un attimino. Ottimo. Bene, aria calda 450 gradi, 50% di aria. Prepariamo anche il saldatore.
Va bene. Secondo voi va bene? Per me va bene. Allora, l'ultima cosa che farò è mettere la porta nuova, ok? Ma per il momento ho ricostruito tutto, tutti i pezzi mancanti sono stati rimessi e questo qui non è popolato sulla scheda di riferimento. Vi faccio subito vedere. Eccolo qui. Vedete che c'ha è ancora dorato, non è stato saldato nulla qui. Quindi qui non c'era nulla, però tutto il resto mancava, ok? Tutti, ho praticamente quasi tutto. Vabbè. Allora, ho risaldato lo stesso chip che c'era, magari è buono, magari no. Adesso proveremo. Appena si raffredda un attimo la scheda, facciamo qualche test qui sui condensatori, ok? Vediamo se le linee sono in cortocircuito oppure no. Vediamo soprattutto questo qui, ok? Sperando che il processore sia ancora buono, dovrebbe mostrarci un buon valore qui. E poi altri posti in giro non ne ho visti, ok? Di danneggiamento o altro, quindi hanno lavorato solo qui. Come avete visto ho ripristinato anche questa resistenza qua che non c'era, e questo gruppo di resistenze qui, ok? La porta chiaramente, ho sostituito anche questo connettore qui per sicurezza, va bene? E altri posti, altri punti non mi sembrava di vederne rovinati, quindi in teoria dovrebbe andare tutto bene. Noi adesso facciamo un test veloce in modalità diodo, poi facciamo, se va tutto bene, facciamo un test con la batteria, ok? Prendiamo una batteria carica e proviamo ad accendere la console. Se si accende va tutto bene, bene, ok, quindi ottimo. Se non si accende, poi niente, vedremo cosa va, cosa non va e, e da lì andiamo avanti. Ok, aspetto un attimo che si raffredda, poi ritorno per le misurazioni. Ci vediamo tra poco. Ok, cosa facciamo adesso? Adesso accendiamo il multimetro perché era spento e lo mettiamo sullo schermo. E adesso che è sullo schermo andiamo in modalità diodo. Ok, e misuriamo i condensatori. Va bene? Togliamo il bip, così non dà fastidio sul video. E allora abbiamo 51 qui, 32 qui, 48 qui, 32 qui. Sembra incoraggiante, ok? 43 qui, 40 qui, 47 qui, questo qui, 30, molto bene, molto bene. Qui va bene, molto bene, molto bene. Quindi potenzialmente questo chip qua è nuovo e funzionante. Oppure funzionante in ogni caso. Magari è usato, è lo stesso originale, l'ho solo rimesso su e va comunque bene. Adesso passiamo di qua allora. Andiamo a vedere un po' qua. Abbiamo di qua la massa. Di qua abbiamo 20, 0,06. E di qua abbiamo 1, molto bene. Qua 50, 51, 46. Sembra che anche BQ stia molto bene. Allora direi di fare questa prova. In teoria non c'è nulla che non va, che sembra strano, eccetera. Quindi avevano solo danneggiato un bel po' di cose. Va bene. E come ho detto, l'ultima cosa che farò è mettere sulla porta, ma per il momento possiamo utilizzare la batteria per accenderla e verificare cosa succede. Sì, sì. Allora andiamo a prendere la nostra scocca con lo schermo, quella che ci è arrivata insieme alla console, la montiamo su e poi vediamo cosa succede. L'essenziale è ricollegato. Vediamo un po' il voltaggio della batteria. Vediamo se ha abbastanza energia. 3,9, sì, ok, ha abbastanza energia per accendere la console. Quindi vediamo cosa succede. Partirà o non partirà? Chi lo sa? Non si sa.
3, 2, 1. Accensione. Si accende. Si accende. Ah, 2101 0001. Ok. C'è un errore. E questo errore potrebbe essere l'M92. Anche se potrebbe esserci qualche problema. Qualche altro problema. Ok? Bene. Si fa più interessante. Si fa più interessante. Fatemi un attimo scoprire cosa succede. A questo punto posso mettere la porta di ricarica perché la console si accende. Non vado a sprecare porte di ricarica, se la console non si accende il processore è morto, chiaramente non ha senso. Quindi adesso gli vado a mettere la porta di ricarica e cosa faccio? E vado a provare chiaramente se carica a quel punto. E se a questo punto l'M92 è perfettamente funzionante oppure no. Perché se io ho i 15 volt su entrambi i lati e riesce a caricare, a dare energia alla batteria, ok, vuol dire che l'M92 non è. Eventualmente si può anche provare a cambiare, ma non c'è nulla che in questo momento mi faccia pensare che l'M92 è difettoso. Può sempre essere, il 99% dei casi è lui il problema, ok? Se la porta di ricarica vediamo che non funziona, che fornisce solo 5 volt, oppure che comincia a fare flash, ok? Il nostro misuratore qui non si accende, continua a fare solo flash dello schermo perché tenta di accendersi ma non funziona, ok, allora quello è un discorso di M92 e finì, siamo tutti d'accordo. Va bene, ecco qua, porta nuova. Adesso facciamo le prove, ok? Così per il momento. Vediamo se si accende, se fa, se mostra qui 15 volt. Quindi inseriamo 15 volt, vedete? Ok, chip M92, qui va bene da questo lato. Giriamo, proviamo anche questo lato. 15 volt. Non è l'M92. Ok? Quindi, a meno che di strane cose, riproviamo lo stesso, vediamo cosa succede quando rimetto la scheda al suo posto. Tutto ricollegato, vediamo se l'errore continua a persistere. Ok, se è sparito, boh, non lo so, io sono installato su una porta, quindi bisognerà andare a vedere, magari c'è qualcosa attorno a quello che ho fatto io, tipo qualche resistenza che non è attaccata bene. Sapete dove ho fatto lì attorno a M92? È facile, è probabile, però il fatto che mi mostri 15 volt vuol dire che il chip funziona, che non ha problemi e che teoricamente non dovrebbe creare problemi, non dovrebbero esserci errori se è lui, se fosse stato lui il problema. Bene, allora riproviamo intanto di nuovo cose basilari: schermo, touch, batteria e basta praticamente. Riproviamo ad accendere, vediamo cosa succede. Nintendo. No, c'è ancora l'errore. Però, come vi avevo detto, non è l'M92. Ok? Quindi, se io faccio così, vedete? La console sta caricando tranquillissimamente. Ok? Se io giro dall'altro lato, stessa cosa dovrebbe fare, vedete? Sta a 15 volt, 0,45 ampere. Sta caricando la batteria, non ha nessun problema. Allora, a questo punto, secondo me, è proprio come immagino. Quindi adesso rispegniamo la console. Molto bene, ecco qua. Chip cambiato. Vediamo cosa succede. Però adesso la accendiamo appunto dal caricatore, ok? E vediamo cosa ci combina ora questa console. Se l'errore sparisce, se l'errore continua oppure se ci sono problemi.
alle M92 va bene. Ok, a posto. Questo M92 era difettoso, quindi cosa facciamo? Lo buttiamo. Ok. Wow, quanti giochi. Oh wow, quanti giochi. Va bene. Allora, niente, adesso facciamo un attimo di test, un po' in giro. Allora, vediamo, internet, abbiamo le antennine? No, non abbiamo le antennine collegate, colleghiamo le antennine. E dobbiamo collegare anche il dissipatore perché poverina sente un po' di caldo, un po' troppo. Per ora faccio io con il mio dito da dissipatore. Allora, internet. Vediamo se ha preso. Sì, ha preso la mia rete. Ok, quindi il Bluetooth, il wifi funziona. Andiamo a vedere gli stick. Questo è bloccato ed è quello di qua. Quindi sì, potenzialmente devo cambiare il cavetto perché non va bene. Ok? Oppure potenzialmente c'è ancora del flussante all'interno del connettore. Potenzialmente. Perché va solo su e giù ma non va a sinistra e a destra. Quindi tre sono le cose: l'analogico difettoso, il cavetto difettoso, oppure c'è il flussante all'interno del connettore. Ok, togliamo pure il caricatore. E cos'altro? Però io vedo che qui il cavetto è spezzato, cioè nel senso è messo molto male. Ok, qui questo è l'angolino classico in cui si rompono e quindi poi smettono di funzionare bene. Allora, va bene. Invece questo di qua funziona bene. Ok, vediamo. I bottoni. Ok, questo funziona, questo funziona. Questo qui funziona. Questo qui neanche a testarlo perché so che funziona, tanto è solo una membrana. Ok, di qua. Allora, questo qua non funziona. Sempre per un motivo dei tre. L'analogico, il cavetto, oppure il flussante. Di qua funziona, quindi questo funziona tutto. Su, giù, destra, sinistra, siamo a posto. Quindi l'unica cosa che manca, che non funziona ancora molto bene, è questa qua. Perfetto. L'audio è al massimo. Ottimo. Allora, adesso possiamo pure spegnere. Poi ci mancherà fare il test per lettore di giochi e nient'altro. Vediamo un po' allora. E io direi che non è il connettore che ha il flussante perché ho fatto abbastanza in maniera pulita. Secondo me è il cavetto da cambiare perché qui è un po' spezzato. Ok, ve lo faccio vedere. E potenzialmente anche il fatto che l'analogico non preme, secondo me è per via dell'analogico stesso. Allora, vi faccio vedere. Ecco qui, vedete? Questa pista qua è interrotta. Si nota chiarissimamente. Magari è quella che serve appunto all'analogico. Ma anche queste qui sono molto molto piegate. Ok? Sono eccessivamente piegate. E quindi non mi fido. Magari nel prossimo futuro queste qui si spezzano tutte e non funziona più niente. Quindi andiamo a sostituirlo con qualche altro pezzo. Adesso devo vedere dove ne ho.
Ok, e poi riverifichiamo se questo non risolve il problema dell'analogico e poi niente, cambiamo l'analogico chiaramente a quel punto. Torno subito. Allora, torno a farvi vedere sotto il microscopio quello che intendevo prima del fatto del cavetto. Adesso che l'ho tolto dalla sua sede dovrebbe essere più visibile, più notabile. Ecco qua. Vedete come era piegato? Molto piegato. E potenzialmente tutte queste linee qua, che sono anche quelle più piccole, queste grosse va bene, cioè nel senso non va comunque bene vedere questa cosa qua, dovrebbe essere una curva molto più morbida. Questa qua invece appunto si è interrotta questa linea, forse la seconda e la terza, perché appunto era troppo schiacciato, ok? È stato piegato in maniera non corretta o comunque chi ci ha messo le mani prima non sapevo come fare, perché qui per esempio se vediamo da questo altro lato qui, vedete è una curva molto più morbida, ok? È sì una curva, ma è molto più morbida. Invece dall'altro lato era praticamente non solo piegata, ma anche piegata e bella schiacciata, tipo così, capito? Che hanno fatto, ecco qua. Questa qua hanno creato una curva bella secca. E questo cosa comporta? Comporta il fatto che il rame all'interno sia molto indebolito, ok? E togli, metti, togli, metti, togli, metti, togli, metti, togli, metti. Ci spezzano tutte le piste, prima o dopo. Capito? Tutto qua. Semplice fatto di stress. Ok, allora adesso ho cambiato il cavetto, ok? Ne ho messo un nuovo, usato, ma in buono stato, senza nessuna crepa, rottura o altro. Quindi adesso testiamo di nuovo l'analogico, vediamo cosa succede. Sì. Allora, il problema su e giù, che faceva prima così, era dovuto al cavetto, quindi il cavetto era spezzato. Va bene. Ok, quindi la funzionalità è stata ripresa, ma adesso dobbiamo andare a vedere anche questo, vedete? Stessa cosa. Cavo spezzato vi può dare problemi, quindi questo qua non ha nessun problema, questo qua non ha nessun problema, non c'è ne più nessun problema, quindi siamo pronti per riassemblarla e ridarla al nostro caro Marvin, così se la può godere di nuovo, visto che l'aveva comprata per aggiustarsela, non è riuscito, adesso può godersi la console. Quindi ragazzi, niente, adesso mi serve solo testare questo, ma in teoria questo non ha nessunissimo problema, al massimo glielo cambio, non è chissà che cosa. E niente, quindi se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi, commentate, come al solito, se volete supportare il canale potete abbonarvi, gli abbonamenti partono da 2 euro e con soli 2 euro per un mese avete accesso a tutti i video in anteprima, ok? In anticipo sulla scaletta, quindi io ho impostato una scaletta settimanale, ogni sabato mattina viene fuori un nuovo video, in qualche rara occasione lo faccio anche intrasettimanale, tipo mercoledì o giovedì, in modo da avere un attimo un po' di spazio. Ma se siete abbonati potete vedere tutti i video caricati che ancora non sono usciti sulla scaletta, ok? E ce ne sono, vi assicuro che ce ne sono, quindi se volete supportare il canale il modo migliore è abbonarvi, va bene? Grazie a tutti, ciao e ci vediamo in un prossimo video.